Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Scorpione, tendenze energetiche affettive per la seconda, ok, parte di maggio. Ok, abbiamo il Papa e la giustizia, ragazzi. Due carte di contratti, due carte di ufficializzazioni. Il Papa parla di matrimonio anche, di un qualche cosa che è riconosciuto, decretato, comunicato davanti alla società, alla comunità. E poi abbiamo anche la giustizia che secondo me potrebbe riguardare anche temi legali, magari legati alla famiglia piuttosto che alla coppia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e ai link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generiche sugli affetti, possono riguardare gli amici, la famiglia, i figli o le relazioni di coppia. Nello specifico single e relazioni di coppia, poi per chi fosse interessato anche lavoro e economia, sono già letture online, le trovate nella sezione dell'oroscopo mensile scorrendo in basso con il dito, ok? Sono stese a 3 scelte, però anche lì ci sono i segni zodiacali per aiutarvi eventualmente nella scelta. Bene, io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante del periodo e poi andrò come a farvi degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo dal mondo. Il giudizio, un 3 di bastoni, un 8 di bastoni, un imperatore, un asso di bastoni e un 9 di spade. Allora, credo che per qualcuno ci sia stato, si arrivi, diciamo così, da un periodo di cambi. Tenete presente che con il mondo è come se si fosse arrivati al compimento di qualche cosa, però ho anche questo giudizio, che è un po' come se arrivasse un momento di comprensione all'interno di questa situazione o di questa relazione. 6 di coppe, potrebbe proprio essere una relazione. Ho la sensazione che sia una questione familiare, però andiamo a vedere carta per carta. Ancora una carta per il mondo, sacerdotessa. Come la sensazione che ci sia un po' di nostalgia per quello che riguarda il passato. Può essere una persona, può essere, sì, amanti. Non so se è una persona, un amore del passato, considerato che ci sono gli amanti, perché potrebbe anche essere un fratello, un cugino, un parente parallelo. Come se ci fosse qualche cosa, un capitolo chiuso che potrebbe anche magari riaprirsi. Andiamo a vedere il giudizio, perché anche il giudizio sono notizie che arrivano da lontano, se vogliamo. Capitolo che si chiude. Allora, qui ho come l'idea che se state aspettando degli sblocchi a livello burocratico per situazioni vecchie, ormai stagnanti da mesi, anni, qui arriverà la fine di quel capitolo, ragazzi, arriverà quella chiamata che vi darà la possibilità di perseguire nuovi obiettivi. E infatti qui abbiamo anche un 3 di bastoni che mi dice che sarete parecchio proiettati in avanti. Credo che non arriverà nei tempi in cui voi vorreste, potrebbero esserci dei ritardi, dei rallentamenti. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Andiamo col 3 di bastoni,
10 di coppe e 6 di bastoni. Guardate, tutta questa situazione che si era creata, ho un'altra lettura di questo gruppo di carte. Può essere che verso la metà di maggio dobbiate, diciamo così, spostarvi per chiarire una situazione con qualcuno, come per incontrare questa persona. Ma potrebbe essere o per appianare le cose. Mi parlano di accordo per il divorzio, per la separazione, ma io qui vedo contratti in senso positivo. Andiamo avanti. Vediamo l'otto di bastoni. Perché è anche vero che qua il 6 di bastoni è al contrario, che è l'arcano minore del Papa. Io ho come la sensazione che qui il punto non sia tanto per voi in questo momento, per come la considerate voi la cosa, che qui il punto non sia tanto appianare le cose da un punto di vista fiscale, da un punto di vista legale, ma più da un punto di vista emotivo. Però vi dico che poi cambierete opinione, perché qui abbiamo l'imperatore che ci parla di concretezza. È come se, scusate, aveste bisogno ad un certo punto di lavorare anche sul vostro amor proprio, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Sul fatto del, ok, magari a voi non interessa, però lo meritate. Può esserci un trasloco qui di mezzo anche, quindi i contratti e le ufficializzazioni potrebbero riguardare una casa semplicemente. Guardate ragazzi, credo che le cose siano un po' più lente di quello che voi vi aspettate, ma qualsiasi tipo di accordo, che sia prematrimoniale, che sia un accordo di divorzio, che sia un accordo per una casa, qualsiasi tipo di accordo voi stiate aspettando, arriva. Qualsiasi tipo di concretizzazione, solidificazione, ehm, anche nuovo contratto mi viene da dire, perché comunque l'imperatore ci parla anche dei nuovi contratti, arriverà verso fine mese. Andiamo a vedere questo imperatore. 8 di bastoni nuovamente, ecco che arriva quella comunicazione e 6 di spade. Arriva una comunicazione, arriva una novità, può anche rappresentare una persona, questo imperatore magari è una persona che vi viene in aiuto o la persona stessa che vi dà la comunicazione che potrebbe appunto darvi come un input per iniziare ad agire, per fare una di quelle che sono le azioni con intenzione. Qui con questo 6 di spade sento che c'è come da un po' spazzar via certi pensieri, certe credenze, certi atteggiamenti. Può essere riferito a questa torre, in effetti. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. 5 di pentacoli e 10 di bastoni. È un po' come se ci fosse da fare qualche cosa per iniziare a staccarsi da una zona di comfort. Che però con i 10 di bastoni sento per molte persone che è come un po' togliersi dei pesi, togliersi delle responsabilità. Sapete, mi viene in mente un paradosso vedendo queste carte, cioè il 5 di Pentacoli è una carta che è legata al vittimismo e alle dipendenze fisiche, quindi può essere una dipendenza economica da qualcuno o una dipendenza letteralmente da tabacco, da vino o insomma da alcol o quello che è, no? Non importa che l'oggetto della dipendenza, il punto è la dinamica della dipendenza.
E ho come l'idea che qui ci sono certe persone che non hanno il coraggio di fare un'azione per muoversi, per uscire da questa situazione di dipendenza, però allo stesso tempo stare in questa situazione di dipendenza crea loro come una sorta di senso di colpa anche, tipo: ma non son capace a fare niente, mi devono sempre aiutare gli altri", e poi c'è il critico interiore che li sgrida e che li castiga. Io ho come l'idea che l'iniziare a fare qualcosa, in realtà non ha tanto importanza che cosa, il punto è muovere l'energia del: "Okay, basta, mi do da fare, mi alzo e agisco", vi dia come la possibilità di togliervi certi limiti da dosso. E qui lo vedo anche con il 6 di spade, perché il 6 di spade parla di credenze limitanti. Andiamo a vedere questo 9 di spade, perché secondo me tutte quelle preoccupazioni a cui state ancora pensando le avete già lasciate indietro con il 10 di bastoni. Allora abbiamo la regina di coppe e il re di bastoni. Qui ho come l'idea allora il messaggio qua è di accompagnarvi con più amore, meno testa, meno spade, meno critico interiore, meno sofferenza, meno giustizia nel senso è giusto questo, non è giusto quell'altro o cose di questo genere, perché fa sempre un po' parte della questione egoica dell'ego, però più amore, più... Il re di bastoni io lo sento come un padre che prende per mano i figli e li accompagna, è di fianco a loro, non li mette né davanti né dietro, sapete, è di fianco, è vicino a loro. E qui abbiamo anche una regina di coppe che è una persona profondamente in contatto con le proprie emozioni. Si tratta un po' di mettere in ordine le emozioni e i pensieri e semplicemente di lasciare andare i pesi che non sono più vostri, ok? Quello che non vi serve più. È un po' come dire ridate le responsabilità al mittente. Vi dico, se aveste qualche questione, qualche tema o con un parente parallelo o con un padre, considerato che abbiamo un genitore, potrebbe essere, non necessariamente un padre, però se fosse una madre ha come un temperamento rigido, no? Di comando, diciamo. Però ho la sensazione che piano a piano le cose si appianeranno, un po' iniziando voi ad agire per quello che è il vostro bene, per quello che è il vostro desiderio. A parte che vi dico, arriverà poi la comunicazione, È come se si creasse una sorta di nuovo equilibrio, lasciandosi indietro questi pesi del 10 di bastoni. Vi dico, fortemente potrebbe essere una questione legata a una casa. Ecco, se fosse una questione legata a una casa, ragazzi, vi dico che potrebbe essere una vendita per qualcuno. E se ci fossero questioni tra fratelli per la vendita di questa casa, devo dire che non vedo sinceramente problemi, cioè, no, le cose viaggiano piuttosto in armonia, eh. Va bene, andiamo a vedere le fatine che cosa vi vogliono dire. Però qui è come se vedessi una maggior comprensione, una nuova speranza per guardare al futuro. E qui arriva quella concretizzazione, quel sì, ok, questo si può fare e di questo ce ne siamo liberati, o di questo me ne sono liberato. È un po' come tirare un sospiro di sollievo, sento.
Non vi fate mettere sotto troppo dai pensieri negativi, dalle preoccupazioni. Non occupatevi prima di problemi che non si sa se ci saranno, perché è un dispendio di energia inutile. Motivazione. Ah, questa carta è interessante, ragazzi, perché vi dice va bene rimanere nel vostro guscio, preparare, pensare, organizzare, però arriva un certo punto dove bisogna passare all'azione. Quindi tutto quello che è stato programmato in inverno bisogna iniziare a metterlo in opera quando arriva la primavera e siamo anche giusto in periodo. Andiamo a vedere Osho. La la, di solito non uso Osho per le letture sugli affetti, però oggi sentivo così: 7 di spade e fante di bastoni, divertimento e giochi politici. Com'è la sensazione che questi giochi politici siano legati a questo 10 di bastoni? Come un buttate giù la maschera. Ormai mi viene da dire, ormai i giochi sono fatti, non dovete più fingere, ok? Potete lasciar andare tutto. E il divertimento è come se ci fosse un consiglio a prenderla un po' più leggera, a ridere di più, scherzare di più, che non vuol dire prenderla con leggerezza, cioè nel senso in modo superficiale, ma diciamo prenderla con filosofia. Mm? Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale, potete anche condividere il video o iscrivervi. E per iniziare un percorso di crescita con me, vi basta abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!